Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. Domenica 3 marzo allo stadio Maradona si gioca un autentico big match e pertanto è d'obbligo il pronostico di Napoli-Juventus, incontro valevole per la 27esima giornata di campionato. Dopo vedremo anche le probabili formazioni di Napoli-Juventus. La classifica sorride ai bianconeri che però devono guardarsi le spalle dagli assalti del Milan, unica squadra che può insidiare il secondo posto, mentre si attende solo il responso della matematica per certificare la partecipazione della Juve alla prossima Champions League. Champions League alla quale difficilmente parteciperà il Napoli, anche se dopo la goleata di Sassuolo il morale degli azzurri si è risollevato. Basterà una vittoria roboante a invertire la rotta. In questo senso un test importante è rappresentato proprio da questa sfida. Napoli-Juventus probabilmente rappresenta l'ultima occasione per dare un senso al campionato dei partenopei e riaccendere le speranze di inserirsi nella corsa per la Champions, tenendo conto che potrebbe bastare anche il quinto posto. Tuttavia la concorrenza è davvero tanta e l'obiettivo resta difficile anche mettendoci il massimo sforzo. Di sicuro avremo le idee più chiare dopo Napoli-Juventus, ma non basterà il risultato eventualmente favorevole. Il Napoli dovrà fornire una prova convincente sul piano del gioco e dell'atteggiamento, proprio come fatto a Sassuolo. Juventus che naturalmente ha tutte le intenzioni di affossare definitivamente i partenopei. Andiamo a vedere adesso un po' più come arrivano le squadre a questo incontro. Nelle ultime 5 partite, includendo anche il recupero della 21esima giornata con il Sassuolo, il Napoli ha vinto 2 match, pareggiati 2 e perso 1. Ricorderete la sconfitta con il Milan. È chiaro che se andiamo ad analizzare le ultime 4 partite, escludendo il Sassuolo, la situazione sarebbe drammatica. Fino a Cagliari avevamo visto un Napoli che non tirava in porta, con un gioco lento e impreciso, oltre a un possesso palla fatto a lunghi tratti nella propria metà campo. Un tipo di atteggiamento, quello appena descritto, che di fatto aveva consentito alla Juventus di vincere all'andata. Ora, la sensazione è che contro i bianconeri vedremo un Napoli molto più simile a quello che è sceso in campo a Sassuolo per atteggiamento e principi di gioco rispetto a quello visto a Cagliari. Ciò significa che la Juventus avrà di fronte il tipo di squadra che preferisce e che le darà l'opportunità di andare in contropiede. Sul fronte assenze Calzona dovrà rinunciare a Ngonghe e Caiuste. Male la Juve nelle ultime 5 partite, delle quali ne ha perse ben 2, e se perdere con l'Inter era da mettere in preventivo, la sconfitta con l'Udinese è stata una vera sorpresa. Non si può certo essere felici della prestazione con il Frosinone, match vinto nei secondi finali. Possiamo sicuramente parlare di una Juventus che sta affrontando una fase calante, ma che tuttavia, come detto, proprio in un Napoli propositivo potrebbe trovare l'avversario ideale per le sue caratteristiche. Tuttavia Allegri deve fare i conti con assenze importanti: Danilo, McKennie e Rabiot, oltre a De Sciglio, Perin e King. Veniamo al pronostico di Napoli-Juventus. Il Napoli sembra aver preso coscienza dei suoi mezzi. Calzona ha lavorato soprattutto sulla testa dei calciatori e sembra che a Sassuolo sia scattata una molla. Napoli che parte leggermente favorito rispetto all'avversario. Trovare la via del gol non sarà facile. La Juventus lascerà il pallino del gioco ai partenopei preoccupandosi di coprire bene il campo. Allegri non sarebbe dispiaciuto di tornare dal Maradona con un pareggio. Molto probabilmente sarà una partita da under. Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Napoli dovrebbe giocare con il 4-3-3, quindi Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Ostigard, Mario Rui, Anghissà, Lobotka, Traoré o Zelinski, non so, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Juventus con il 3-5-2, Cesni in porta, Gatti, Bremer, Rugani, Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic, Vlaovic e Ildiz. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto dategli un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima volta.